Allora, partiamo da un dato di fatto che forse voi ancora, per questioni di vario genere e tipo, non percepite, complici anche le menzogne dei media, soprattutto i media mainstream, i media ufficiali che non in questo momento più che mai dicono la verità, perché i media sono totalmente controllati dal partito della guerra. Il partito della guerra non vuole che voi percepiate il pericolo, non vuole che noi percepiamo il pericolo, non vuole che noi ci rendiamo conto degli spaventosi rischi che stiamo correndo, perché hanno paura che noi scendiamo in piazza, protestiamo e intraprendiamo delle iniziative che possono disturbare i loro nefasti piani di dominio. Questa situazione, amici, che ci mette a rischio di una spaventosa autodistruzione, perché i due blocchi contrapposti, poi affronterò nello specifico alcuni punti cardine che sono accaduti proprio in questi ultimi giorni e settimane, oggi ci troviamo in una condizione che non si verificava da secoli, cioè vi sono due sistemi di organizzazione economica, ideologica, strutturale che si stanno fronteggiando. Un sistema comprende quello che viene chiamato l'Occidente collettivo, di cui noi facciamo parte, un altro sistema comprende l'Oriente, principalmente Russia e Cina con tutti i loro alleati, che stanno proponendo, cioè non è che stanno proponendo, si stanno organizzando per la prima volta da secoli, si stanno organizzando senza chiedere il permesso agli angloamericani, cioè l'Occidente che ha dominato il mondo negli ultimi 5 secoli, imperversando con le sue politiche coloniali e predatorie, doveva essere sempre interpellato perché dominava tutto. Oggi c'è una parte di mondo che si riunisce e semplicemente ci ignora. E nel riunirsi prendono decisioni di portata globale che vanno a scontrarsi con gli interessi cardine dell'Occidente collettivo, principalmente il potere anglo-americano, dove l'Inghilterra è la testa pensante, gli americani sono il braccio armato. Ovviamente non in una distinzione netta, è tutto molto più intersecato, però di fatto questi due sistemi sono di fronte ad una battaglia esistenziale, cioè la coesistenza di entrambi è impossibile. Quindi in questo scontro ci sarà uno che vince e uno che perde. Perdere vuol dire la totale dissoluzione del suo potere, della sua economia, della sua coesione sociale. Ora, in questa situazione qui c'è un problema molto grave. Sono tutti e due armati con migliaia di testate atomiche. E quindi il sistema principalmente in difficoltà in questo momento è il nostro, che sta cadendo a pezzi. Pochi giorni fa c'è stato il G7, è stata una ridicola pagliacciata, come è stata una ridicola pagliacciata la presunta conferenza di pace in Svizzera, dove si pensava di fare una riunione di pace tra Ucraina e Russia, mancava quello che sta vincendo la Russia. In realtà era un inganno dove i leader occidentali, compreso il nostro ridicolo governo, che è a traino degli americani, semplicemente volevano trascinare il resto del mondo, la parte che avrebbe accettato di partecipare alla conferenza in Svizzera, a schierarsi dalla parte del partito della guerra, perché se tu fai una conferenza di pace ma manca quello che sta vincendo, è ovvio che la pace sarà impossibile. Con chi lo fai l'accordo? Con te stesso. Ma se io sto perdendo, l'accordo lo devo fare con quello che mi sta vincendo. E se quello che mi sta vincendo non lo invito, significa semplicemente che non voglio fare la pace, ma sto perseguendo altri obiettivi. Sta di fatto che
la stragrande maggioranza dei paesi invitati ha rifiutato l'invito e di quelli che hanno partecipato e firmato, dopo hanno ritirato la firma perché hanno mangiato la foglia e si sono accorti della truffa che questi ridicoli pagliacci avevano messo in piedi. Quindi la situazione è molto grave.